Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon venerdì. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, ovviamente il giorno prima Napoli-Atalanta, andiamo con la probabile formazione che schiererà Antonio Conte contro la squadra di Palladino, il minutaggio per tutta la rosa del Napoli e c'è stato il discorso Conte squadra. Speriamo si siano chiariti e ci incamminiamo ovviamente per una strada un po' più dritta e luminosa di quella che abbiamo percorso fino ad oggi. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se vi va e se passate per la prima volta iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Prima di arrivare al minutaggio della rosa del Napoli e a questo turno di Serie A che potrebbe anche essere favorevole, ma è tutto nelle nostre mani, vediamo cosa trapela da questo discorso Conte squadra. Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'incontro di ieri di Antonio Conte alla squadra a Castelvolturno. C'è stato questo confronto, Conte ha parlato al cuore della squadra e dello staff, un incontro in cui ha chiesto di ripartire, di azzerare tutto e in questo lo sta aiutando anche Lukaku. La sua leadership è importante, azzeriamo e ripartiamo, ha detto, e ha aggiunto la parola insieme. È quell'insieme che credo debba andare anche all'esterno dell'ambiente Napoli, dove bisogna essere uniti, i momenti di difficoltà arrivano ma vanno superati e Conte vuole superarlo. Ci sarà la spinta del Maradona con 100.000 persone tra Atalanta e Qarabag per spingere il Napoli verso la risalita. A me questa questione dell'insieme che poi va verso l'esterno, includendo anche la piazza, i tifosi, eccetera, un tantino comincia a stancare perché poi noi sosteniamo sempre, abbiamo sempre sostenuto, almeno per quanto mi riguarda sul canale e parlo anche a nome della mia community, però voi dovete fare le cose per bene e dal punto di vista del minutaggio, al di là di una situazione comunicativa che non mi sta piacendo ultimamente perché evitiamo le conferenze prepartita per poi andare a sbroccare nel caso di partita andata male, ovviamente non hai portato punti a casa, sbrocchi nel post partita dove ci sono poi tante variabili. Appena finito il match puoi essere incazzato tra virgolette per determinate situazioni e escono cose dalla bocca che al limite possono diciamo creare un tantino di malcontento, ecco, mettiamola così. Il minutaggio della rosa del Napoli però parla molto chiaro dal punto di vista poi di arrivare ad un infortunio, ma anche nel girarsi tra virgolette nello spogliatoio perché c'è qualche scontento, non gioca, gioca, eccetera. Alex Meret, ovviamente infortunato, 360 minuti giocati contro quasi i 1000 minuti giocati da Savic, 990. Ovviamente continui con 0 minuti, Ferrante, Spinelli, eccetera, i portieri. Non pervenuto il minutaggio perché non ci sono presenze. Buongiorno, 837 minuti giocati, Beochem 598, Gutierrez 4,30, Olivera 4,32. Su questa sinistra siamo in linea, ma c'è ovviamente la situazione Spinazzola e ci arriviamo. Rachmani 450 minuti giocati perché ovviamente c'è l'infortunio, 7 presenze a differenza di quelle di Beochem ad esempio che ha giocato 598 minuti ma con 15 presenze. Di Lorenzo ed arriviamo ai tasti dolenti. Di Lorenzo 1191 minuti giocati. C'è una considerazione da fare anche qui e ci arriviamo appena abbiamo finito ovviamente tutta la rosa. Marianucci 90 minuti, Spinazzola 772 minuti a differenza di Gutierrez e Olivera che ne hanno poco più della metà. Mazzocchi non pervenuto perché ovviamente non ci sono minuti giocati. Juan Jesus 761 minuti giocati, McTominay 1152, Anghissà 1273, Lobotka 7,56 ma ricordiamo che è stato fuori anche per infortunio, Gilmour infortunato con quasi 500 minuti, De Bruyne 760 minuti giocati, però se calcoliamo che sia infortunato, nel caso fosse stato integro fino ad oggi comunque avrebbe superato i 1000 minuti giocati e non va bene questa situazione di superare ad oggi i 1000 minuti che siamo nemmeno a fine novembre. Elmas 433, Vergara 1 minuto, Oilund 764, Lucca 434, Noah Lang 223 per arrivare poi a Lukaku infortunato, Neres 507 minuti, Politano 1028
Ecco la situazione del 1028 Politano, 1273 Anghissà, 1152 McTominay, includendo anche Di Lorenzo con 1191 minuti giocati, sono troppi. Ecco che già se andiamo a guardare solo i minutaggi, comunque la situazione è facilmente leggibile. Giochi quando si fa male, diciamo, la tua coppia. Sei un terzino che deve far panchina, perfetto. Quando si farà male quel terzino destro, sinistro che sia, entrerai in campo. E se la gestiamo così, almeno per quanto mi riguarda, sono un semplice tifoso, esprimo la mia opinione, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se la gestiamo ovviamente così, arriviamo alla Supercoppa che ci sarà il 18 di dicembre con nemmeno 11 giocatori schierabili. Questo è quello che potrebbe accadere. Quindi cosa chiediamo? Chiediamo una gestione diversa delle forze, anche perché il calendario è molto fitto ed è molto insidioso per le squadre che devi affrontare, e quindi sia fisicamente sia dal punto di vista nervoso devi gestirla in un altro modo. Mi auguro che ci si sia parlati anche in questi termini con la squadra e non solo dopo le dichiarazioni fatte con la partita col Bologna, eccetera, nel post partita. Auguriamoci che ovviamente ci si sia chiariti per quella di situazione, perché sono state parole molto forti, le ricordiamo, nella conferenza stampa e nelle interviste post partita contro il Bologna. Quindi chiarita quella di situazione, augurandomi che sia così, speriamo che venga gestita la rosa diversamente, anche perché abbiamo un mese e mezzo per capire, nel caso un Novalanga ha steccato l'acquisto, un Lucca ha steccato l'acquisto, un Tizio ha steccato l'acquisto, Sempronio non va bene, eccetera. Bisogna vederli in campo e quindi schieriamoli e vediamo poi nel caso si deve intervenire, perché al limite hai visto, tra virgolette, la luna nel pozzo, come si suol dire, con qualcuno che non è arrivata, e allora ti regoli di conseguenza. A gennaio intervieni, prendi qualcuno in prestito, qualche under che comunque potrebbe far gola, ma mi auguro che comunque non si vada ad accalcare la rosa di calciatori che poi non vengono utilizzati. L'unica situazione che deve essere sicuramente considerata al 200% è il sostituto di Di Lorenzo, che sia Sanchez, che sia qualcun altro, ma qualcuno che ovviamente possa giocare da subito e entri nella fiducia del mister, perché poi è tutto lì, perché Mazzocchi se la potrebbe fare qualche partita ma non gioca, ne abbiamo già parlato e non sto qui a ritornare sull'argomento. Ecco il minutaggio della rosa del Napoli, che ovviamente ho ricercato, i dati sono quelli di Transfermarkt. La situazione della giornata che ovviamente inizierà di Serie A vedrà noi impegnati contro l'Atalanta, vede anche delle partite abbastanza complicate per la concorrenza, tra virgolette, o per le squadre di alta classifica in Serie A. C'è un Fiorentina-Juventus, con una Fiorentina che può perdere tutte le partite. Io sempre questa è la domanda che mi faccio quando poi c'è qualcuno che affronta la Viola, che possa essere il Lecce, possa essere qualcun altro. La Fiorentina può mai perdere tutte le partite? Credo che arriverà il giorno dove ti metti a giocare e qualche punto lo fai. Comunque c'è Fiorentina-Juventus, il Bologna va a Udine, quindi Udinese e Bologna, contiamo anche il Bologna, perché ovviamente dobbiamo assolutamente tener conto di squadre come il Bologna, l'Atalanta, la stessa Lazio, e io non escludo assolutamente nessuno, perché i posti sono 4 e quindi non dobbiamo steccare quantomeno l'approdo Champions per l'anno prossimo. Verona-Parma, Cremonese-Roma, partita che sembra facile sulla carta, ma la Cremonese dal punto di vista della compattezza sa il fatto suo, la Roma anche, dobbiamo dirlo, la Roma anche, però partita non semplice. Dice affrontare Cremonese a Roma? Assolutamente no. Lazio-Lecce, Inter-Milan, c'è il derby, Torino-Como, Sassuolo-Pisa, eccetera. Quindi c'è un derby, c'è Fiorentina-Juventus, c'è Cremonese-Roma. Lazio-Lecce dovrebbe essere una partita comunque a favore della squadra di Sarri, ma non è scritto praticamente niente. È tutto nelle nostre mani, portando a casa eventualmente il massimo bottino, 3 punti, con la prestazione, perché
mi auguro di non vedere più un Napoli che non cammina, non corre, non ce la fa, a destra si ferma dopo 20 minuti, a sinistra non funziona perché determinati meccanismi non sono stati ancora incamerati o non si vogliono incamerare perché gira voce, ne abbiamo discusso anche tra i commenti. La notizia è arrivata anche qui, gira voce che comunque Noalanga e Neres abbiano una vita un tantino secolata, sera, notte, e quindi nascono forse anche lì alcuni disguidi, alcune scaramucce e situazioni che possono portare poi a metterti fuori squadra o a non schierarti, ecco, a non aver fiducia nel calciatore da parte del mister. Se così fosse, ovviamente è grave la situazione, ragione al mister e quant'altro, però se non dovesse poi essere questo il motivo, ma è solo una situazione che non ti fidi o una situazione che dal punto di vista tattico ti serve la doppia fase difensiva, eccetera, e allora non ci siamo proprio. Schieriamoli come ho detto perché poi arriverà il mercato di riparazione di gennaio e nel caso hai steccato Conte e staff, perché poi da quando noi abbiamo preso Antonio Conte come allenatore sappiamo benissimo che tutto passa dalle mani di Conte, così come fanno altri manager, che so, un Ancelotti di turno ad esempio, per dirne uno. E allora hai steccato Conte e staff, avete steccato qualche acquisto, ce ne renderemo conto e a gennaio si potrebbe anche riparare con una società che comunque ha dato la disponibilità, però i calciatori nel caso arriva qualcuno a gennaio arrivano per giocare e non per andare poi a febbraio, marzo, aprile e rifare lo stesso video per quanto riguarda il minutaggio e vedere la situazione dei 1000 minuti giocati da Di Lorenzo, Politano, Anghissà e McTominay, che poi dovrebbero arrivare a fine stagione superando i 3000 minuti giocati. Sono tanti 3000 minuti giocati, sono tantissimi e quindi speriamo che vada sempre bene da questo punto di vista e che il Napoli si sia messo d'accordo per, diciamo, incanalare un sentiero che possa portare a risultati e prestazioni. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate, ci vediamo nel prossimo contenuto domani, salvo complicazioni, ma credo che non ce ne debbano essere, live post partita dalle 11, dalle 10:45, come finisce il match Napoli-Atalanta, ci vedremo live sul canale, quindi vi aspetto domani sera, fate girare questo contenuto, un bel like come ho detto all'inizio, sempre Forza Napoli, ciao!